Ciao a tutti, io mi chiamo Nicola Selenu e vi do il benvenuto sul mio canale. Nel video di oggi vi mostro come mettere la retroilluminazione o backlight nel vostro Game Boy DMG. In altre parole, sul come passare da questo a questo. Per questo tutorial abbiamo bisogno di alcuni cacciaviti, di cui uno a 3 punte, un taglierino, o un coltellino piuttosto affilato, un kit da retroilluminazione completo di filtro polarizzato, resistore e chip bivert, un saldatore e relativo stagno e ovviamente il nostro Game Boy DMG. Iniziamo con un piccolo test di accensione, anche per vedere come si vede il display prima del nostro intervento. Insomma, non affezioniamoci troppo perché tutto questo apparterrà al passato e non vorrete più tornare indietro, ve lo posso già dire. Bene, smontiamo il Game Boy come sappiamo fare, separiamo la parte frontale e la parte della scheda madre, in particolare del resto della scocca, e ora dobbiamo, faccio ovviamente un altro test per pignoleria, ecco. Ora dovremo, come prossima fase, separare l'LCD dal resto della scheda, senza staccarlo però. Come si fa? Beh, bisogna... Adesso intanto facciamo un po' di spazio. Ok, bisogna svitare queste due viti e leggermente sollevare da questo lato lo schermo. Lo facciamo usando un plettro o qualche altro pezzo di plastica, anche un cacciavite piatto se siete pazzi. Però ecco, si solleva sul lato. Attenzione perché non abbiamo più margine oltre a questo che vedete. Va alzato sul lato. Questo è tutto lo spazio che abbiamo di lavoro. Con questo spazio, questo margine, noi usando un appunto taglierino separiamo questa parte metallica, una parte, c'è anche una membrana che poi è lo stesso filtro polarizzato già presente dall'LCD. Iniziamo da un lato facendo estrema cautela a non tagliare nulla, non rovinare niente e soprattutto non perdere un dito. Ogni tanto ci possiamo riaiutare con il taglierino, però il grosso del lavoro, e richiede tantissima pazienza, anche perché bisogna essere molto cauti, va fatto a mano, in questo modo. Però insomma, ci aiutiamo sempre con estrema cautela, però se fate le cose bene, prendendo il giusto tempo, vedete, un po' alla volta, la parte del retro si separa, liberando questo specchietto metallico, che è letteralmente uno specchietto, perché il Game Boy originale riflette la luce ambientale e non ha nessun'altra forma di retroilluminazione, che invece è quello che faremo noi adesso. Questo, vedete, è un pannello a LED. Si collegherà qui, ecco, e andrà a finire dietro l'LCD, illuminandolo in questo modo. Ok, però oltre all'LCD, oltre al pannello a LED, serve un piccolo resistore da saldare in corrispondenza del cavo rosso, quello positivo, e ovviamente il filtro polarizzato che poi andremo a riporre, altrimenti non vedremo nulla. Vedete? Il rosso va saldato a sinistra e il nero a destra. Facciamo un po' di pulizia, mettiamo il filtro polarizzato. Questi maledetti l'hanno fatto adesivo, infatti ho fatto un disastro, però poi conto di sistemarlo meglio più avanti. E vabbè, comunque non posso aspettare, per cui procedo a saldare ricordo il nero, il negativo, andrà a destra
penna in alto del condensatore, il rosso col relativo resistore andrà a sinistra. Da qui il nostro schermo retroilluminato prenderà l'energia. Ok, così ho fatto. Ora possiamo infilarlo. Liberiamo la plastica protettiva, si fa veramente troppe bolle, uno schifo, poi lo aggiusterò. Ora possiamo fare una prova per iniziare a gustare la retroilluminazione a tutti gli effetti, e ho fatto una fesseria. Si vede già che ho fatto un errore, infatti c'è un effetto quasi ad alveare, a pallini. Che cretino. E non è neanche definito come dovrebbe, neanche luminoso come dovrebbe. Questo perché il pannello ha un lato giusto e io l'ho messo dal lato sbagliato. Bene, è l'occasione per sistemare meglio anche il filtro polarizzato, visto che lo stacchiamo lo mettiamo dall'altro lato. Qui dobbiamo infilare il circuito bivert. Per farlo contiamo 6 e 7, questi due pin, li dissaldiamo e poi ci infileremo sotto il PCB, che vedete ha anche 3 buchi che devono combaciare con relativi punti di saldatura sulla scheda sottostante. Quindi dissaldiamo usando il nostro fedele taglierino, li solleviamo con cautela e sempre facendo molta attenzione. Prepariamo i punti di saldatura sotto i 3 buchi del bivert, che poi li riempiremo di stagno e infileremo così. Quindi questo è il risultato. Infine c'è anche un cavetto che collega la presa a terra. Fate più o meno, o magari anche meglio, di come ho fatto io in video. Ora possiamo veramente, per davvero, sistemare la retroilluminazione dietro il nostro LCD. Ok, facciamo una prova, perché ci piace fare le prove. Wow! Clamoroso! Clamoroso, così luminoso che la videocamera ha dovuto aggiustare. Io non ho spento la luce, e si è adattata, si è semplicemente adattata da quanto è luminoso. Comparando, vedete, stessa scena, stessa situazione, vecchio LCD, nuovo LCD, o meglio, con a destra e senza a sinistra retroilluminazione, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Questo piccolo intervento vi permette di godere veramente del Game Boy DMG. C'è un prezzo da pagare, che è quello di aprire e saldare, smaneggiare un po', ma vedete, ne vale decisamente la pena. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirmi nei vari canali e profili social. Tanti altri bei video sono in preparazione, quindi grazie e alla prossima!